Eccoci ancora qua e questa volta voglio tornare a parlare di termoregolazione monofluido nel settore farmaceutico. Ne ho già parlato in un precedente video e spiegavo come ormai sta prendendo sempre più piede questo sistema di termoregolazione dei reattori. Tipicamente in un processo farmaceutico dove devo andare a produrre un principio attivo, ho un reattore che va mantenuto a una certa temperatura per consentire alle reazioni che stanno avvenendo al suo interno di completarsi e quindi di seguire, per così dire, una ricetta produttiva che abbia un certo programma termico. Le centraline di termoregolazione monofluido non sono altro che dei sistemi che, programmati in modo adeguato, consentono di seguire lo schema termico del reattore o della macchina chimica per la quale sono al servizio e quindi consentire di monitorare e controllare e regolare la temperatura del prodotto che c'è all'interno del reattore e quindi consentirne la regolare e corretta produzione. Come avviene la regolazione monofluido? Con una pompa di circolazione che fa circolare questo fluido appunto tra la camicia del reattore, il semitubo del reattore e una batteria di scambiatori o riscaldatori elettrici con un regolatore elettronico che regola la temperatura di questo monofluido. Sul secondario possiamo avere vapore per riscaldare il fluido, acqua refrigerata o acqua di torre per raffreddarlo. In mancanza di vapore ci può essere la sezione di riscaldamento con delle resistenze elettriche che vengono comandate ovviamente anche in questo caso dal regolatore elettronico. Il tutto ovviamente può essere riportato, quindi monitorato e controllato da remoto tramite un PLC, tramite un regolatore elettronico, con delle interfacce. Ormai il mondo ci mette a disposizione di tutto. Chiaramente il range di temperatura di queste apparecchiature è estremamente vario, si va da temperature che possono essere sotto zero, quindi meno 10, meno 20, meno 30 gradi centigradi, fino a temperature positive estremamente elevate, parliamo di 100, 150, 200, 250 gradi centigradi. Di conseguenza il fluido che verrà utilizzato potrà essere acqua, semplicemente, acqua glicolata, quindi con antigelo per poter scendere a basse temperature, acqua mantenuta in pressione, quindi pressurizzata, surriscaldata tramite circuiti pressurizzati e si può arrivare fino a 140 gradi. Da qui in poi si passa sugli oli diatermici o siliconici. Gli oli diatermici vengono utilizzati solitamente per impianti che vanno solo in alta temperatura, gli oli siliconici o sintetici sono oli che vengono utilizzati su impianti dove il range di regolazione della temperatura è molto ampio e va da temperature sotto zero fino a temperature decisamente elevate. La caratteristica di questi fluidi è che rimangono estremamente scorrevoli, diciamo così, a bassa temperatura e hanno delle buone caratteristiche fisiche anche ad alta temperatura, quindi non perdono le loro caratteristiche termodinamiche e fisiche. Queste centraline, queste unità poi possono essere realizzate secondo diverse normative, perché chiaramente se entriamo in un ambito chimico-farmaceutico possiamo ritrovarci in una zona esplosiva, quindi ATEX. Possiamo essere negli Stati Uniti, quindi servono centraline norme UL americane. In Russia, certificazione EAC. Molto spesso queste centraline devono essere abbinate a dei sistemi di refrigerazione dedicati, perché magari in stabilimento ci ritroviamo con un'acqua refrigerata, ma non è l'acqua alla temperatura o con la potenzialità richiesta da quella lavorazione, quindi si abbina alla centralina un gruppo frigorifero, un sistema di raffreddamento dedicato. Perché non lo si fa integrato nella centralina? Per avere un prodotto che sia il più flessibile in assoluto, che ci consenta anche in caso di fault del sistema di raffreddamento di interfacciarlo con un altro sistema e continuare a produrre. Sono sistemi che richiedono la massima flessibilità, la massima affidabilità, un'estrema precisione e quindi vanno progettati ad hoc sulle esigenze del cliente. Magari in un prossimo video possiamo anche parlare di come dimensionare queste macchine sia termicamente che dal punto di vista idraulico, quindi che portata dare al monofluido che dovrà circolare nella camicia del reattore o nel semitubo della macchina che stiamo andando a termoregolare. Potrebbe essere un argomento interessante. Un saluto a tutti.